La strada maestra dell'uomo che pensa è quella di combattere contro l'assurdo e la mancanza di senso dell'esistere. Albert Camus. Hai mai sentito quel desiderio di lasciare tutto alle spalle e ricominciare da capo in un luogo lontano? Questo profondo desiderio di sfuggire alla routine e cercare qualcosa di più? Oggi esploreremo le radici di questo impulso a lasciare tutto alle spalle, attraverso la lente della filosofia stoica. Scopriamo insieme come questi insegnamenti stoici, e non solo, possono guidarci in questa ricerca di libertà e autenticità. Quindi, intanto, grazie di essere qui e se sei nuovo, mettiti comodo e accompagnami nel viaggio di oggi, però non dimenticare, se ti piacerà, di iscriverti al mio canale, compartire le tue opinioni negli commenti e condividere il video se lo ritieni all'altezza di poter aiutare qualcuno a cui vuoi bene. È notevole come in questo vasto mondo molti si trovino intrappolati nella loro propria piccola frazione. Spesso si rimane nello stesso luogo dove siamo nati, circondati dagli stessi volti familiari. Sembrerebbe quasi una costrizione a rimanere legati alle nostre radici, come se fossimo parte inscindibile di questo ambiente. Negli anni sviluppiamo radici profonde nella nostra piccola bolla di sicurezza, che rende la nostra unica realtà quasi impossibile da concepire, diversamente. Al di là di questo, tuttavia, alcuni scelgono di fuggire da questa prigione autoimposta, scucendo ciò che è familiare per ricominciare da capo nei territori sconosciuti. E se ti rispecchi, non preoccuparti, perché questo desiderio di fuga è lecito nella maggior parte dei casi, indipendentemente dalle ragioni che lo hanno scatenato. Questo desiderio può essere indotto, come turbolenze nella vita o un ambiente che non lo sentiamo nostro, stretto per le proprie capacità e desideri, o semplicemente sognato, quella seme che inizia a germogliare dal momento che prendiamo atto della propria razionalità e che, arrivando al momento di liberare tutta la sua sostanza, ha bisogno del suo spazio esatto e appropriato per poter generare la vera e propria definizione, la caratteristica, nella grande arte della autocreazione. A volte queste ragioni sono difficili da discernere e il desiderio di andarsene sembra irrazionale e inspiegabile. Forse questo desiderio di andare avanti è una caratteristica intrinseca della condizione umana, un eco del nomadismo ancestrale o forse un tentativo inconscio di rompere con la noiosa routine della vita quotidiana, cercando rinnovamento in nuovi paesaggi. Ricordo vividamente il mio desiderio di lasciare tutto alle spalle, iniziato molto presto. Una restrizione sociale e familiare totale, quel tipo di ambiente in cui ti sviluppi solo per naturalezza, dove i possibili gesti d'amore ti vengono solo raccontati e te li crei nella tua immaginazione come vere, perché forse successe in una età troppo giovane per poter ancora ricordarli. Regole, responsabilità e obblighi, senza il minor riconoscimento per la capacità di discernere obbligatoria nei confronti di qualsiasi essere umano, la mancanza di affetto e della più basilare comprensione mi hanno fatto saltare l'infanzia in un batter d'occhio. L'unico rifugio appagante che mi era rimasto era studiare e leggere, di nascosto e soprattutto di notte, quando tutto il tempo era solo per me. Leggevo storia, studi di filosofia e psicologia, nel disperato intento di capire tutto, il perché, ma soprattutto se era normale, o se esisteva la più remota possibilità di affrontare e cambiare. Leggevo poesie e romanzi per poter fantasticare su una nuova vita, in luoghi lontani, cercando di sfuggire ai legami del passato e alla disperazione del presente, come una farfalla desiderosa di uscire dal suo bozzolo, desiderando volare alla ricerca di una libertà perduta da tempo, o peggio, forse mai avuta. Pur essendo cosciente, come credo molti di quelli che partono a fare questo passo, c'era qualcosa che ogni tanto inquietava. Il peso di questa libertà, o magari come affrontarla. Nelle lunghe ore di lettura, un giorno mi cade nelle mani un grande saggio della ontologia fenomenologica francese, e non solo, Jean-Paul Sartre, e il suo concetto di condanna alla libertà. E sottolinea che l'essere umano è libero di fare le proprie scelte, ma questa libertà porta con sé un grande fardello, la responsabilità di ogni azione e decisione.
In un mondo privo di scopi prestabiliti, ogni individuo si trova a dover scegliere continuamente, senza potersi rifugiare in un destino o in una verità universale. La libertà, quindi, è sia un dono che una condanna, poiché non esiste alcuna guida definitiva al di fuori di noi stessi. Quello che però fa riflettere ancora di più in suo caposaldo imprescindibile della filosofia contemporanea, l'essere e il nulla, e davanti a cui non esiste dubbio, ha chiuso il mio cerchio. Non c'è luogo per il nulla nel mondo delle cose, ogni cosa che è qualcosa. Molti si stupiscono di questo desiderio, e molti non lo capiranno mai però. Importante è ciò che tu credi, che tu senti di voler fare. A te è capitato? Raccontami la tua storia, chissà, può servire da incoraggiamento per qualcuno. Perché ci sentiamo obbligati a lasciarci alle spalle ciò che conosciamo e ad avventurarsi in territori sconosciuti? Per la felicità nel senso convenzionale o per creare la propria condizione esistenziale? La risposta potrebbe trovarsi nella natura stessa dell'esistenza umana. Non si tratta solo di fuggire da circostanze avverse o di cercare una vita migliore, è anche un tentativo di fare riaffermare la nostra libertà e la nostra capacità di modellare il nostro destino. Lasciandoci alle spalle ciò che sappiamo, ci renderemo conto di aver preso il controllo delle nostre vite, rifiutando di essere definiti dalle aspettative degli altri e aprendo un percorso verso un nuovo modo di esistere. Forse qualcuno di voi direbbe che avrei potuto affrontare la mia insoddisfazione localmente, trasformando i miei pensieri e alterando il mio ambiente immediato. In fin dei conti, la felicità non risiede nell'ambiente esterno, ma dentro di noi, e sono d'accordo con voi. In un certo senso, l'impulso di partire sembra irrazionale quando lo facciamo alla ricerca della felicità. Dobbiamo quindi esplorare più a fondo questa domanda. Il sentimento di voler lasciare tutto alle spalle implica l'insoddisfazione per il presente. Vogliamo fuggire perché siamo infelici e crediamo che questa infelicità verrà lasciata alle spalle quando partiremo per nuovi luoghi, ma in realtà il cambio di scenario risolve i nostri dilemmi, soprattutto a lungo termine? Dopotutto, la nostra infelicità non è forse il risultato dei nostri pensieri piuttosto che delle nostre circostanze? E non è vero che, ovunque andiamo, portiamo con noi le nostre tendenze all'insoddisfazione e al malcontento? Sì, gli studi confermano che viaggiare aumenta la sensazione di felicità. Tuttavia, come tutte le fonti di piacere che ricaviamo dal mondo esterno, questa non rappresenta una cura permanente per la felicità. Ciò che fornisce è effimero. Alcuni filosofi stoici sostenevano che viaggiare è una fuga inutile e possiamo estendere il loro ragionamento all'idea di abbandonare il nostro ambiente attuale in cerca della felicità. Seneca, ad esempio, ha dedicato una lettera a questo argomento, spiegando perché viaggiare non è la soluzione al malcontento. Inizia la sua lettera con le seguenti parole: «Pensi di essere solo in questo? Ti sorprendi come se fosse una cosa nuova che, dopo tanti viaggi e cambi di scenario, non ti sei liberato della tristezza e del peso nella tua mente? Hai bisogno di un cambiamento d'anima, non di un cambiamento di clima». Il messaggio è chiaro. Il primo pensiero di Seneca suggerisce che molti cercano di viaggiare per migliorare il proprio umore. Ma, come sostenevano gli stoici, viaggiare non risolve l'insoddisfazione a lungo termine. Porti sempre con te stesso. Quando la novità del nuovo ambiente svanisce, la tua mente riprende il controllo e probabilmente proverai gli stessi sentimenti di malcontento, mancanza e inquietudine che provavi prima. Forse, visto strettamente attraverso i termini usati, potrebbe essere vero. Possiamo abbandonare tutto, ricominciare da capo la vita in un altro continente, circondarci di nuove persone e persino cambiare nome e identità, ma dobbiamo comunque convivere con noi stessi. In definitiva, ciò che proviamo non dipende dalle circostanze, ma dal modo in cui interpretiamo quelle circostanze. Da questa prospettiva, lasciare tutto alle spalle alla ricerca della felicità è sciocco e irrazionale. Trasferiamo solo il problema in un altro luogo. Ma cosa succederebbe se guardassimo oltre questa nozione di felicità ed equanimità come obiettivi della vita? E se non cercassimo necessariamente la felicità e l'appagamento? Quando si ricomincia, ci sono modi diversi di affrontare la vita che non rientrano nello spettro della felicità e dell'infelicità,
del piacere e del dolore, dell'appagamento e dello scontento. Se invece lo guardiamo da una prospettiva diversa, c'è qualcosa di significativo, qualcosa di profondo nel fare le valigie e stabilirsi in un nuovo ambiente. Al di là della semplice felicità, se adottiamo una prospettiva più esistenzialista, il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle inizia ad avere più senso. Considerando la prospettiva esistenzialista, in cui l'esistenza precede l'essenza, ricominciare in un altro luogo diventa un altro modo di scolpire la nostra vita secondo ciò che riteniamo opportuno. Con questa bellissima affermazione dell'esistenzialismo, secondo il quale l'uomo non ha un significato innato, ma deve costruirlo in base alla sua esperienza soggettiva, il filosofo francese Jean-Paul Sartre spiega: siamo dotati e, allo stesso tempo, maledetti dalla libertà di esistere senza un significato intrinseco. La nostra responsabilità non è aderire a uno scopo o a un sistema di credenze assolute e onnicomprensive, ma esercitare la libertà di creare il nostro significato in un mondo apparentemente assurdo. In questo contesto, lasciare tutto alle spalle e ricominciare da capo può essere una manifestazione di quella libertà fondamentale, un'affermazione della nostra capacità di trascendere le circostanze e modellare attivamente la nostra vita. Anche se questo non ci porta felicità nel senso convenzionale, può darci un senso di scopo e significato che trascende la ricerca di appagamento. Quindi, considerando il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle da una prospettiva esistenzialista, possiamo vedere oltre la ricerca della felicità ed equanimità. Possiamo vederlo come un'espressione della nostra libertà fondamentale e un tentativo di creare significato in un mondo apparentemente privo di significato. In questa luce, tale desiderio non è irrazionale o futile, ma una risposta autentica alla condizione umana e alla libertà che l'accompagna. Nello stesso contesto, Albert Camus, a cui romanzo Lo straniero e la peste lo raccomando, con una chiarissima serietà ci illumina i problemi della coscienza umana di questa società. La strada maestra dell'uomo che pensa è quella di combattere contro l'assurdo e la mancanza di senso dell'esistere. Un assurdo che non è nella natura dell'uomo in quanto tale, ma nei modi con cui l'uomo struttura negativamente il proprio esistere e il proprio convivere. Credo che il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle sia più di una fuga dal familiare o dalla ricerca della felicità altrove. È una parte profonda di chi siamo. Ricordiamo le parole di Seneca. Il cambiare luogo non ci aiuta, ma la capacità di liberarci dal peso della nostra mente. Questa citazione ci sfida a guardarci dentro e affrontare i nostri limiti e preoccupazioni interiori. Tuttavia, rispetto a tutto ciò che abbiamo visto oggi, mi sento di dare un umile consiglio. Assumiate le vostre responsabilità e consapevoli di questo, partite per la vostra strada se questo è veramente quello che sentite di dover fare. Tutto ciò che verrà in seguito sarà esperienza. Quindi la sensazione di voler lasciare tutto alle spalle non è un'anomalia, ma un riflesso del nostro lato più vero. Grazie per la visione e alla prossima.